Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi ultimo allenamento prima della gara di Ironman 70.3 a Cervia. L'allenatore ha scritto 1800 metri di nuoto a piacere, quindi saranno 1800 metri di nuoto tranquilli, rilassati, non accelero, non faccio ripetute, non vado a rischiare niente. Sarà un allenamento piacevolissimo in totale relax. Nel video di oggi voglio parlarvi di nutrizione durante la gara, quindi che cosa mangerò, che cosa addiziono nelle borracce, come organizzo la borraccia, quanti carboidrati per ora, e ne parlerò con Andrea Giulietti, che è il mio allenatore. Se vi siete persi il video di ieri, importantissimo, abbiamo analizzato il percorso di gara per sfruttarlo al meglio, quindi dove accelerare, dove c'è il vento a favore, salite e discese, come affrontare tutta la gara, in che zona cardiaca, insomma tante informazioni molto utili. Parlando di integrazione e nutrizione, ecco, la mia idea era la frazione di nuoto. Io è l'unica frazione in cui soffro tantissimo, diciamo, a mangiare prima, quindi probabilmente prenderò l'ultimo gel almeno mezz'ora prima, perché mi sembra che la partenza è a mezzogiorno, quindi 3 ore prima farò colazione. Però dopo, ecco, usciti dall'acqua, io sono solito prendermi subito 1-2 gel in base a quanta fame ho, diciamo, ma un paio di gel me li sparo subito. Poi un gel ogni 30 minuti, sono gel 2 in 1, quindi hanno 2 parti di maltodestrina e una di fruttosio, questo per assimilarli più rapidamente. E poi in borraccia, una delle 2 borracce, metto 75 grammi di carboidrati che contengono sali, quindi elettroliti, tutto quello che può servire, diciamo, per sudorazione, e mangerò una barretta. Questa è una cosa che ho aggiunto ultimamente, negli ultimi mesi, l'ho provata varie volte durante i lunghi, non mi dà fastidio, perché ho visto che poi successivamente la barretta rilascia più lentamente l'energia. E alla fine della frazione di B ci aggiungo questa barretta al posto di un gel per mantenere un po' il saccaroso più alto successivamente. Ecco, questa era l'idea. Quindi arriverò a 80-85 grammi, anche 90 di carboidrati per ora durante la frazione di bici. Va bene. Li tengo abbastanza bene, nel senso che non ho problemi di stomaco durante la frazione di bici, mentre nel running devo dimezzare, nel senso che berrò Coca-Cola, Gatorade, quello che passa il convento, diciamo, nelle aid station. Pensi che possa andare bene come nutrizione, come strategia? Allora, partiamo dall'inizio, no? Diciamo che il conteggio è corretto, Marco, nel senso che quello è il tuo fabbisogno di carboidrati ora, soprattutto per la frazione bici, e la somma porta il risultato corretto e ci siamo. Partiamo comunque dalla colazione, che andrebbe fatta almeno 2 ore e mezzo prima della partenza, e quella sicuramente è un pasto molto importante prima della frazione nuoto, ok? Ancora più importante del gelino che magari ti prendi mezz'ora prima. Certo. Quindi consiglio per tutti: fate una bella colazione, non esagerata ma un po' abbondante, però soprattutto senza inventarvi nulla di nuovo, cioè mangiate le cose che avete sempre mangiato, che siete abituati a mangiare. Questo è il primo consiglio fondamentale, perché se nel B&B o nell'hotel ci stanno 1000 cose e voi cominciate a mangiare cose che normalmente non mangiate, potrebbe andarvi bene in acqua come potrebbe andarvi male. Quindi il primo consiglio è non inventarsi mai niente, soprattutto il giorno della gara. Poi, prima della fase nuoto, io solitamente consiglio anche una sorta di pre-gara, pre-endurance. Sarebbero tipo sono anche sali minerali, già un po' di maltodestrine, quindi carboidrati, amminoacidi. Diciamo che ci sono quei prodotti pre-gara abbastanza completi da sciogliere in acqua, che ti aiutano per tutto quello che verrà dopo. Poi io personalmente non amo troppo i gel, quindi me li prendo solo durante la corsa, motivo per cui anche prima del nuoto preferisco magari prendermi una barretta e una banana, quindi parto con le cose solide. Ma se tu il gel l'hai testato, non ti dà problemi, va benissimo il gel. Anche qui ritorno al non inventiamoci niente il giorno della gara, sto solo dicendo che ci sono diverse alternative. Certo. Poi anche qui personalmente, una volta uscito dall'acqua, dalla frazione nuoto, io ho sempre una sete allucinante. Perciò cosa faccio e cosa consiglio di fare a chi è nella mia stessa situazione? Lasciare nella bag, la prima bag, quella blu, quando si entra in transizione, una bottiglia fresca con mezzo litro d'acqua, acqua e sali minerali, perché comunque stiamo in mare, anche solamente per osmosi comunque il nostro sale lo andiamo a perdere, così se abbiamo questa necessità andiamo subito ad integrare
prima di salire in bici, anche perché poi quando uno ha tanta sete se ne scola veramente bottigliette o bicchieri, quindi il tempo che porta via è veramente irrisorio. Poi per la bici sono assolutamente d'accordo con la strategia che hai intenzione di fare. Ti faccio una domanda a riguardo. In maniera pratica, come organizzi le borracce, o meglio, quante borracce hai, cosa metti nello specifico e come le dividi queste cose per le borracce, e quante cose solide da mangiare e gel ti porti, proprio le quantità. Sì, allora io ho 2 borracce da 650 ml, in cui in una metto, come ti dicevo, sia carboidrati che sali minerali. I sali minerali sono già compresi nel mischione che metto dentro, che è in polvere e si scioglie in acqua. Io aggiungo un po' di magnesio e potassio in più in polvere, perché ho visto che i quantitativi non sono così alti di queste bevande isotoniche, ecco, quindi volevo aggiungerne un po' di più e le ho già testate varie volte durante i lunghi che faccio. Un'altra borraccia solo acqua, perché quando prendo i gel comunque mi viene tanta sete lo stesso, e quindi berrò l'acqua semplice per non avere troppo zucchero in bocca, ecco, anche per dare una sciacquata, perché altrimenti mi rimane la gola un po', come dire, dolce, e potrebbe disgustarmi dopo un po'. L'altra cosa che farò, probabilmente, se ho molta sete, Light Station su dopo la salita ci dovrebbe essere una prima Light Station. Prenderò al volo una bottiglia d'acqua, quella che ti danno loro, bevo quello che posso, quando ho finito poi la butto nella zona rifiuti, oppure me la infilo nel body. Questa è tutta l'acqua che mi porto, non portate 1,3 litri di acqua. Dovrebbe essere sufficiente, più il mezzo litro che bevo dalla Light Station dovrebbe essere sufficiente a coprire quello che il mio fabbisogno. Mentre i gel, ho un porta oggetti dietro il manubrio, dove metterò gel e barretta. La barretta la apro già, perché aprirla poi in gara è sempre un casino con i denti, insomma rischi di cadere. La apro già, così la sfilo, la premo e mangio direttamente, ecco. Quindi i gel sono 2 ogni ora, quindi uno ogni mezz'ora. Faccio conto che circa 2 ore e mezza li copro con i gel, e il resto è la barretta finale che mangio. Quindi porterò 5-6 gel, uno in più extra perché magari ti cade mentre sei in gara, e perdersi un gel insomma è un problema, quindi ne porterò sempre 1-2 in più. Uno lo infilo nel body e gli altri sono tutti infilati dentro il portaoggetti anteriore. Ok, allora ti faccio un primo ragionamento che hai fatto appena adesso con il gel. Allora, tu porti 2 borracce con 2 cose distinte. Te lo dico perché a me è successo proprio all'Ironman. Metti il caso che una delle 2 te le perdi, e metti il caso che la sfiga ci vede bene e il 50% vuole che tu perda proprio quella con i sali e le maltodestrine. Cosa fai in quel caso? Cioè, tu magari non te ne accorgi, prendi un dosso, una buca, oppure la stai bevendo, prendi un dosso, una buca, una sbandata, ti vola via, ok? E quindi magari stai facendo proprio il primo sorso, o magari era a metà della borraccia e non te la trovi più, e quindi la tua strategia è saltata. Cosa fai in quel momento? Allora, ci sono 2 cose che posso fare. Uno, mi fermo e recupero la borraccia, perché sono delle borracce Aero e costano 70-80 euro, sono ad aggancio magnetico, quindi la vado a recuperare e perdo 2-3 minuti. L'altra cosa che posso fare, mi è successo comunque in passato di perdere le borracce posteriori, perché non erano magnetiche, erano quelle insomma che si sfilano, classiche borracce, e in quel caso ho lasciato perdere. La fortuna, ovviamente, quando vado con il portaborracce posteriore e perdo le borracce di dietro, è facile, perché prendo dalla Head Station, la bottiglia si infila perfettamente dietro, e quello recuperi, almeno l'acqua la recuperi. Se però perdi le maltodestrine, a quel punto poi il conto dei carboidrati non torna. È vero che ho 1-2 gel in più, quindi in teoria sono coperto a livello di carboidrati, mi mancherebbero i sali minerali. Allora a quel punto, se non recupero la borraccia, preferirei fermarmi alla Head Station e prendere un Gatorade, che è comunque un'isotonica, almeno parzialmente i sali che mi servono li cerco di recuperare in quel modo lì. Quindi probabilmente però tornerei indietro a riprendermi la borraccia da 80 euro, molto probabile. Ok, io ti do un'altra alternativa, che è quella che utilizzo io e che consiglio a tutti, no? Cioè magari andare a comprare un altro portaborracce con una borraccia, quelle magari da 7,50,
e quindi fare 2 borracce identiche, quindi mettere le stesse cose in 2 borracce diverse. Allora, innanzitutto perché avere 1 litro in più fa sempre comodo. Metti il caso che quel giorno fa un po' più caldo del previsto, non c'è neanche una nuvola, sudi a manetta e 1 litro e 3, 1 litro e 4 su, la fai bene, 2 ore e 30 di bici, non è che sia così tanto, ok? Perché è un po' pochino. Sì. Quindi comunque avere un 7,50 in più, 1 litro in più, ti assicuro che fa molto comodo, a prescindere che poi lo finisci o no. Però è comunque un paracadute, proprio perché nel caso in cui dovesse capitare non la trovi, non lo so, comunque ce n'hai un'altra di emergenza. Alla fine vai a prenderti un portaborracce della Decathlon 7 euro, una borraccia altri 7 euro, con 14 euro magari ti salvi la gara, no? Perché Sì, se poi sì. sei costretto ad integrare con i gel, ne prendi più di quanto sei abituato, poi magari ti danno fastidio nella corsa e te la vai a rischiare per 14 euro di borraccia. No, tra l'altro è il ragionamento valido. Tra l'altro io ho già il portaborracce posteriore che posso smontare dalla vecchia bici e lo posso mettere sulla nuova, quello non è assolutamente un problema. Ti consiglio, ti suggerisco quelli della Decathlon perché li ho collaudati e vanno alla grande. Quindi e poi altra cosa su cui riflettere, io il consiglio che ti ho dato è appunto per la performance, no? Perché nel caso in cui vada tutto bene, tu hai semplicemente 750 grammi in più che ti porti dietro. Certo. Nel caso in cui perdi una borraccia, come hai detto, magari devi fermarti a riprenderla e quindi tanto vantaggio che hai accumulato per un minimo di peso in più lo vai a perdere. Certo. Così come se devi rallentare tanto e fermarti al ristoro, anche lì perché rimani senza acqua, senza nulla, il concetto è lo stesso, cioè ti fermi, magari partono 30-40 secondi, quelli se avessi avuto una borraccia dietro non li avresti persi, quindi secondo me è molto più produttivo avere 700 grammi in più, anche perché poi se sudi quello che bevi butti via. Certo. Quello, ma è sicuro che avrò bisogno di... è questo. Sì, è sicuro che avrò bisogno di un po' più di acqua, ecco, non ho dubbi perché io poi bevo veramente tantissimo, quindi non ho dubbi che mi faccia comodo averne di più. Quindi adesso ci rifletto, vedo se andare al Decathlon e li trovo i portaborracce. Qua a Roma ovviamente ogni spostamento significa almeno un'ora di macchina da fare, quindi adesso mi devo organizzare. Te lo fai spedire, dai, te lo fai spedire. Se arriva in tempo sì, è più comodo. Grazie di nuovo ad Andrea per i preziosissimi consigli, quindi un po' d'acqua in più sicuramente me la porto, Andrea. Grazie ancora per tutto quello che ci hai detto, sono secondo me consigli utilissimi. Oggi devo dire che non mi sento proprio benissimo, mi sono svegliato che sono col naso tappato, un raffreddore fortissimo, mal di testa, ho fatto un tampone, non sembra che io abbia Covid, però mi sento un po' tutto rimbambito, insomma ecco, speriamo bene. Io comunque vado lo stesso, non me ne frega niente. Ci vediamo a Cervia.